Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi siamo arrivati nella settima fase, al 25esimo step, ovvero il galoppo corretto. Perché si parla di galoppo corretto? Finora avevamo visto nelle transizioni le varie andature, abbiamo parlato di galoppo ma non abbiamo parlato di galoppo corretto. Ebbene, nei cavalli, saprete già sicuramente, c'è un galoppo destro e un galoppo sinistro. Questo perché? Perché se vediamo un cavallo in natura galoppare libero, quando prenderà una direzione verso sinistra, la sua andatura farà in modo che l'anteriore sinistro proceda rispetto all'anteriore destro. In questo modo il cavallo sarà facilitato a prendere la direzione, mentre verso destro è la stessa identica cosa. Quindi se il cavallo andrà verso destro, l'anteriore destro anticiperà l'anteriore sinistro per portare il cavallo nella direzione. Spesso quando invece lavoriamo con la sella, quando lavoriamo in campo, il cavallo sembra dimenticarsi queste cose. In realtà non è che il cavallo se le dimentica, è che il cavallo fa fatica a trovare il giusto bilanciamento del suo corpo e noi dobbiamo aiutare a insegnargli la postura corretta. Okay? Quindi quando ci troviamo a lavorare sul cavallo dobbiamo insegnargli qual è la direzione che stiamo per prendere, se stiamo per andare a sinistra o se stiamo per andare a destra. Specialmente quando lavoriamo sui puledri questa cosa deve venire un po' spontanea, nel senso che andremo a lavorare quando il cavallo sbaglia. Quando il cavallo mi sbaglia a galoppo andrò a fare una correzione. Non gli insegno subito a partire al galoppo corretto, anche perché il puledro che inizia oppure il cavallo a inizio doma o il cavallo che viene ripreso deve prima imparare un sacco di cose. Avere il galoppo, chiedere anzi il galoppo corretto fin dall'inizio richiede tutta una serie di preparazione prima. Oggi lavoreremo con Folgore, che è un penta di 8 anni, che è qui da noi proprio per rivedere un po' tutte le sue manovre, e per lui oggi è il primo giorno di questa tipologia di lavoro, per cui ci potrà tirar fuori tutti gli errori che potremo vedere su un qualsiasi cavallo. È chiaro che quando andiamo a lavorare sul galoppo dovremo avere ben salde determinate richieste, quindi devo avere una bocca morbida e disponibile, devo avere la possibilità di avere un cavallo che mi risponda, devo sapere che il cavallo risponderà alle mie gambe, quindi se io metto gamba il cavallo viene via dalla mia gamba, quindi metto gamba a sinistra e il cavallo viene via dalla mia gamba. Dovremo avere anche il controllo del posteriore, quindi gamba indietro, il cavallo mi deve spostare il posteriore, gamba indietro. Qui si è un attimo confuso, lo correggo, gamba indietro, devo spostare il posteriore. Ora vediamo il lavoro come se avessi un puledro, come se stessi lavorando un cavallo che conosce solo le basi della doma, quindi i controlli di base. Ipotizziamo che io parta a un galoppo qualsiasi. Ok, lui adesso è galoppo destro, corretto, ma ipotizziamo che noi volessimo partire a galoppo sinistro. Cosa devo fare? Portare il cavallo verso sinistra, con la gamba posteriore destra gli chiedo di portare il posteriore all'interno. Se non cambia lo porto in un cerchio sempre più piccolo. Ora Folgore è stato bravo, quindi ha cambiato subito, ha avuto un calo di velocità per poi cambiare di direzione. In questo caso, vedete, non andiamo a creare una gran struttura, una gran richiesta, semplicemente per perdita di equilibrio facciamo in modo che il cavallo vada nel galoppo corretto. A forza di avere queste correzioni, il cavallo capirà che quando noi prendiamo un cerchio a mano destra dovrà prendere il galoppo destro, se invece prendiamo un cerchio a mano sinistra dovrà prendere un galoppo a sinistra, un galoppo sinistro. Le correzioni sono molto basilari, semplicemente prendiamo la direzione che vogliamo, manteniamo il galoppo anche se falso, ok? Sappiamo che il galoppo sbagliato scelto dal cavallo è un galoppo falso, mentre il galoppo richiesto come esercizio sbagliato, tra virgolette, invece è un galoppo rovescio perché viene richiesto come esercizio, ma questa è una cosa che vedremo più avanti. Proviamo un attimo a ripetere questa tipologia di esercizio. Partiamo questa volta in linea verticale e andremo dalla parte opposta a quella che lui sceglierà. Ok, ha preso un galoppo destro, andiamo a sinistra,
manteniamo la gamba posteriore destra e lo attendiamo finché mi rientra nel galoppo a sinistra. Qui adesso mi è uscito di spalla, quindi ho dovuto mantenere il cerchio. Ok. Avete visto come subentrano molte cose in questo tipo di lavoro. Il cavallo perde un po' il collegamento, quindi devo mantenerlo dentro il mio cerchio. Devo probabilmente ripassare alcune dei miei comandi, alcune delle mie richieste. E questo è il primo approccio alla correzione di un galoppo fatto in maniera errata. Un altro approccio che utilizzo spesso con i puledri per fargli capire quale galoppo prendere è quello utilizzando una parete, uno steccato, qualcosa che mi faccia da riferimento. Chiedo al cavallo, utilizzando, se ricordate l'esercizio delle girate in leggerezza, utilizzando la parete spingo il cavallo nel galoppo corretto. Vediamo come. Lo facciamo al passo la prima volta. Vado verso la parete, un angolo di 45 gradi, gamba destra indietro ed entro in un cerchio a mano sinistra. Quindi ritorno verso il muro, mi avvicino di nuovo a un angolo di 45 gradi, guardo, gamba sinistra indietro e ne esco. Ora mi ha chiuso il cerchio, quindi ho dovuto usare la gamba interna. Lo rallentiamo al passo di nuovo, andiamo a muro, 45 gradi, guardo, gamba indietro e lo riporto. Ritorniamo. Attacco a 45 gradi il muro, gamba sinistra indietro, guardo e lo faccio uscire. Proviamo al trotto. Mi riavvicino al muro, gamba destra indietro e esco. Di nuovo, gamba sinistra indietro e esco. Ok, visto che ha già preso il galoppo ne approfittiamo. Arrivo a muro, gamba destra indietro e riparto. In questo momento al rovescio mantengo la gamba, mantengo, ok, e aspetto la correzione. E riproviamo. Ripartiamo dal trotto, gamba sinistra indietro, ritorno nel mio cerchio, gamba destra indietro. Ok, adesso è corretto. Di nuovo, guardo. Vedete con il mio corpo che cerco di agevolare il suo movimento. Guardo, gamba destra indietro. Si è sbilanciato, nessun problema. Andiamo sempre con calma. Guardo, gamba e chiedo di uscire. Guardo, gamba e chiedo di uscire. Guardo, gamba ed esco. In questo modo il cavallo comincia ad associare la gamba indietro al comando per il galoppo corretto. E stop. Ok, questo è un modo per insegnare al cavallo a prendere il galoppo corretto. Associamo una direzione per caduta di peso, perdita di equilibrio al comando della gamba che arretra. In questo modo il cavallo comincia ad associare la mia gamba indietro alla richiesta di galoppo. Gamba destra indietro, galoppo sinistro, gamba sinistra indietro, galoppo destro. Perché lavoriamo con
la gamba indietro. Il concetto è molto semplice. Dobbiamo fare in modo che il posteriore di spinta sia sotto il cavallo. Cosa vuol dire posteriore di spinta? Vuol dire che se io arretro la gamba a destra, in questo caso, ok, il posteriore, si confonde un attimo sulle manovre, nessun problema, lo correggiamo. Ok, il posteriore che mi va sotto l'asse del cavallo in questo momento è il posteriore destro, sorregge tutto il peso del cavallo. Quindi questa sarà la gamba che mi dovrà spingere il cavallo nella direzione. Okay. Dopodiché il cavallo, una volta spinto col posteriore destro, mi lavorerà con la diagonale posteriore sinistro anteriore destro per concludere con l'anteriore sinistro. Quindi avremo ottenuto il galoppo sinistro. Quindi la spinta deve partirmi dal posteriore destro per andare a sinistra. Viceversa, se andrò a destra, la spinta dovrà partirmi dal posteriore sinistro. Quindi dovrò avere una partenza con il posteriore, ok, posteriore sinistro, sotto di me. È chiaro che alcuni cavalli, trovandosi in questa posizione, cosa fanno? Cadono di spalla, come si dice in gergo, cioè rischiano di cadermi con la spalla all'interno del cerchio. È per questo che dobbiamo avere il rispetto delle gambe. Quindi io andrò a correggere la mia spalla con la gamba interna, mettendola sotto il cavaliere, quindi sotto di me, e chiedendo alla spalla di alzarsi, di venire via. Oh, così. Quindi andiamo a costruire una partenza. È chiaro che non posso costruire il cavallo e partire al galoppo, devo costruirmi tutta la manovra piano piano, quindi io partirò al passo, chiederò al cavallo di spostare il posteriore all'interno, naso all'interno perché sappiamo che il cavallo segue sempre il suo naso e vogliamo un cavallo collegato, quindi che va sempre insieme al suo naso, e spalla che si rileva e mantengo questa posizione e rilascio. Proviamo adesso a mantenerla al trotto, quindi posiziono il mio cavallo, posteriore in dentro, un po' di spalla. Molto spesso i cavalli che conoscono già questo comando tendono già a partire al galoppo, perché sanno che gamba indietro e gamba sul fianco vuol dire galoppare. Noi invece li teniamo a questa andatura, l'andatura che scegliamo noi, perché il cavallo deve imparare a ginnasticarsi, deve imparare a rispettare il nostro comando prima di partire. E rilasciamo. Di nuovo, riproviamo. Posteriore all'interno, un po' di naso, spalla che cade, quindi correggo con la gamba interna, voce, e proviamo a chiedere il galoppo. Ok, e rilascio. E rallento. Molto bene. Se costruiamo la manovra in questa maniera, il cavallo avrà pian piano il tempo di capire come stiamo creando la richiesta. Non posso pretendere di mettere il cavallo in posizione e partire subito al galoppo. Devo costruire la mia manovra. È chiaro che man mano che il cavallo impara potrò accorciare i tempi, quindi avremo lo metto in posizione, vediamo adesso, come dicevo, la prima volta che lavoro con lui su questa cosa, quindi vediamo cosa succede. Trotto, galoppo. Ok, molto bene. E rilasso. Proviamo dall'altra mano. Porto il mio posteriore all'interno, mi cade di spalla, quindi correggo con la gamba interna, correggo, mi viene molto al centro, quindi correggo, cerca di partirmi al trotto, mantengo tensione sulle mani, rilascio e ricostruisco. Ok, ora proviamo al trotto. Mi si rileva, quindi un po' di tensione sulle mani, mantengo il posteriore interno,
mi si rileva ancora, quindi metto pressione con entrambe le gambe, ricordate l'esercizio della riunione, e attendo che si rilassi, attendo, ok, proviamo a chiedere il galoppo, molto bene, si è rilevato di nuovo, quindi un po' di tensione, schiaccio le gambe, schiaccio, rilascio, schiaccio, rilascio e riposo. Molto bene. Vedete come andiamo a costruire la manovra fin dall'inizio. Le prime volte il cavallo si troverà un attimo spaesato, abbiamo tutte le gambe addosso, abbiamo le mani che fanno contatto, cerchiamo di tenere il cavallo con noi, mettiamo molti paletti per riuscire a controllare il movimento del cavallo. Piano piano cominceremo a togliere questi paletti, quindi porteremo posteriore in dentro, un po' di naso, proviamo a vedere senza la gamba interna se non mi cade all'interno, altrimenti vado a correggere e riporto il cavallo nella sua posizione. Poi proverò a togliere la mano perché il cavallo avrà capito che quando io metto gamba indietro la testa va dalla parte opposta perché mi sto preparando e pian piano riusciremo ad avere un cavallo che basta appoggiare la gamba indietro, voce, mi parte al galoppo corretto, ma prima dobbiamo costruire tutto questo, dobbiamo aiutarlo in tutte le sue parti. Non è un caso se questo tipo di esercizio avviene a questo punto del metodo, perché prima devo avere un cavallo sotto controllo in ogni sua parte. Per questo, per quanto riguarda l'argomento del galoppo corretto, che sarebbe ben più vasto, ma queste sono le basi che ci permettono di iniziare a lavorare su un cavallo, ci permettono di spiegargli cosa vogliamo fare. E partendo da qui poi potremo andare a parlare di argomenti più complessi. Quindi per oggi da Amedeo questo è tutto, e anche da Folgore. Buon lavoro con i vostri cavalli e al prossimo video.